Nel frattempo anche Pompeo si stava progressivamente allontanando da Cesare e le questioni familiari contribuirono purtroppo ad accentuare tale allontanamento. Nel 54 a.C., infatti, l'amata Giulia, figlia di Cesare e moglie di Pompeo, morì di parto e dopo aver superato il lutto con immenso dolore, Pompeo rifiutò ulteriori alleanze matrimoniali con Cesare, preferendo Cornelia, la vedova del figlio di Crasso, morto con il padre a Carre. Donna, questa Cornelia, che tra le altre cose apparteneva altresì all'aristocrazia più tradizionalista ed era figlia di quello Scipione che avrebbe poi dichiarato Cesare nemico pubblico. La notizia si diffuse rapidamente, perfino in una lettera indirizzata a Cicerone e spedita da Marco Celio Rufo edile curule si parlava dell'allontanamento di Cesare e Pompeo. Nello specifico si profilavano i seguenti schieramenti. Il Senato si alleò con Pompeo, laddove gli altri, meno saggi e ravveduti, a detta di Cicerone, con Cesare. Il caos politico dilagò a Roma. Clodio e Milone si scontravano continuamente, spargendo sangue ovunque, giacché il primo aspirava alla pretura e il secondo al consolato, ma il caso volle che Clodio rimanesse ucciso in uno scontro. Il Senato dichiarò pertanto la situazione di emergenza, nominando Pompeo consul sine collega, cioè console unico. Subito Pompeo fece votare leggi repressive in materia di violenza e broglio elettorale, che valsero a Milone una condanna, ripristinando nelle linee generali un equilibrio sommario. I nemici di Cesare, dal canto loro, approfittando dell'occasione, avevano rialzato la testa e volevano che Cesare tornasse a Roma da privato cittadino, accusandolo di aver condotto una guerra per prestigio personale e di fatto mai legittimata. Tra l'altro, il mandato di Cesare stava per scadere, da cui la necessità di rivestire nuovamente il consolato e poi il proconsolato. Pompeo in precedenza aveva fatto votare una legge ad personam che permetteva a Cesare di presentare la propria candidatura pur non essendo presente a Roma, ma in seguito, a causa dei reciproci rapporti non più ottimali, Pompeo voltò le spalle all'ex collega, decretando che dovesse trascorrere un intervallo di 5 anni tra una magistratura e una promagistratura, per non incoraggiare arrivisti e corruzione politica. Inutile dire che Cesare si risentì molto, raggiungendo il culmine quando Pompeo volle che la candidatura consolare dovesse essere addirittura presentata di persona. Ciò diede inizio a una lunga querelle per terminare i poteri di Cesare, a cui lo stesso rispose a colpi di cavilli ed espedienti giuridici per ottenere l'agognato consolato e la promagistratura. Era chiaro il tentativo da parte degli avversari politici di rimpiazzare Cesare, anche perché adesso era piuttosto alta la disponibilità di persone che avevano rivestito la magistratura ormai 5 anni fa e che potevano dunque presentarsi legittimamente a una nuova. Con le mutate normative tutto ciò era possibile, a differenza della vecchia legislazione di Caio Gracco, e per evitare ulteriori tumulti, Caio Scribone Curione, in qualità di tribuno della plebe, propose per equità di far cadere contemporaneamente tutti i comandi straordinari di Pompeo e di Cesare. Il Senato sembrò approvare, e tra l'altro in quegli anni Cicerone scriveva il De Legibus e il De Repubblica, opere fortemente influenzate dal clima politico dei tempi. Cicerone rivendicava infatti la necessità di un'intesa civica o concordia tra tutte le componenti dello Stato fondate sul consenso dei giusti, il consensus omnium bonorum, mediato da una sorta di moderatore che Cicerone chiamava princeps, termine di difficile identificazione, dato che il libro specifico dedicato a tale figura è andato perduto. È altamente presumibile che Cicerone intendesse la parola princeps come un primo cittadino, ma resta tuttavia difficile ipotizzare che il princeps fosse Pompeo.
C'è chi sostiene da un lato che Cicerone avesse guardato alla Roma scipionica come modello, rimpiangendo il fatto che uomini di tale statura non esistessero più, ma dall'altro lato c'è anche chi interpretò l'allusione al princeps come atteggiamento fortemente autoreferenziale, vale a dire che il princeps di cui parlava il senatore di Arpino era da identificarsi nella sostanza con Cicerone stesso. Cesare, che nel 49 a.C. era stanziato a Ravenna per svernare, inoltrò al Senato la lettera in cui si dichiarava disposto a deporre il comando se Pompeo avesse fatto lo stesso. La ricostruzione dei fatti è pressappoco la seguente. Cesare, con la 13ª legione, si trovava a Ravenna e pensò di inviare a Roma messi fidati ogni 3 giorni, con lo specifico compito di trattare con il Senato ai fini di una risoluzione diplomatica della questione che si era creata. A Roma, Cesare poteva sempre contare sull'aiuto di Scribone, lautamente pagato da Cesare stesso, e Scribone fu difatti colui che propose il congedo di entrambi gli eserciti, quello di Pompeo e quello di Cesare, per riconquistare la libertas. Cesare promise che avrebbe lasciato 8 legioni più la Gallia Transalpina, mantenendo la Cisalpina più 2 legioni nella Cisalpina stessa e una nell'Illirico, ma voleva il consolato per l'anno successivo. Nella sostanza, questo era il contenuto della lettera che Scribone lesse a stento e che poi non fu messa ai voti, dato che Scipione aveva dichiarato Cesare nemico della patria e a nulla servì il veto di Antonio, al tempo tribuno della plebe. Il 7 gennaio del 49 a.C., con la ben nota arma del Senato Consulto Ultimo, Cesare, narra Appiano, venne dichiarato ufficialmente nemico pubblico e il Senato, sempre attraverso il Senatus Consultum Ultimum, affidò a Pompeo il compito di difendere lo Stato, procedendo poi alla nomina dei successori di Cesare al governo delle sue province. Appresa tale decisione, Cesare con rammarico varcò il torrente Rubicone, al confine tra Gallia Cisalpina e territorio civico di Roma, dando inizio alla guerra civile. Pompeo con i consoli abbandonò l'urbe in direzione di Brindisi per imbarcarsi presto e raggiungere l'Oriente. Cesare allora, in nome della sua dignitas e di quella di tutti i cittadini romani detentori dei loro diritti, percorse rapidamente l'Italia, ma non fece in tempo a fermare Pompeo che era già partito. Rientrato a Roma per sistemare affari urgenti, Cesare cominciò ad affrontare i pompeiani da occidente, combattendo in Spagna, dove sconfisse i seguaci di Pompeo a Ilerda. Tornato poi a Roma nello stesso anno, Marco Emilio Lepido gli conferì l'incarico di dittatore, con il solo scopo di convocare i comizi elettorali che lo elessero console per l'anno successivo. Pompeo, nel frattempo, in Oriente aveva già organizzato il suo esercito e si era stanziato a Tessalonica, mentre le sue navi battevano l'Adriatico per assicurarsi che Cesare non sbarcasse. Questi riuscì comunque a traghettare 7 legioni e a porre sotto assedio Durazzo, anche se con grande difficoltà, perché le truppe pompeiane sulla costa impedivano ogni tipo di rifornimento e tra l'altro l'esercito di Pompeo era numericamente maggiore. Cesare avanzò allora fino alla Tessaglia e lo scontro decisivo avvenne proprio in quel territorio, precisamente a Farsalo nel 48 a.C., rivelandosi un totale fallimento per Pompeo, che fuggì in Egitto, sperando di trovare rifugio presso i figli di Tolomeo XII Aulete, che Pompeo aveva in precedenza aiutato a riprendere il trono. Purtroppo la situazione era molto cambiata da allora ed era in corso una contesa dinastica tra Tolomeo XIII
e sua sorella Cleopatra VII. Tolomeo, considerando più vantaggioso stare dalla parte di Cesare, fece uccidere Pompeo e, non contento del barbarico gesto, pensò bene di recapitare la sua testa come dono per Cesare, credendo di farlo contento. Naturalmente Cesare non lo fu, e anzi si dice che il generale romano fosse stato addirittura colto da profonda commozione nel vedere la testa dell'antico alleato e genero, tanto che non tardò a ripagare lo sleale Tolomeo con la stessa moneta, uccidendolo in Egitto e ponendo sul trono la sorella per chiudere definitivamente ogni contesa dinastica. Cesare, durante la sua permanenza in Egitto, si legò molto a Cleopatra e insieme generarono un figlio, Tolomeo Cesare, noto come Cesarione, una garanzia per Cleopatra in un certo senso, poiché Cesare si avviava a diventare il primo cittadino di Roma. Dall'Egitto, dopo la breve parentesi pontica, dove Cesare sconfisse Azela e il re Farnace, figlio di Mitridate, le ostilità contro i pompeiani rimasti si riaccesero e Cesare fu costretto a recarsi in Africa, a Tapso. Malgrado l'appoggio di Giuba, re di Numidia, che si era schierato nettamente dalla parte dei pompeiani, Cesare riuscì comunque a vincere e Giuba si uccise per non finire nelle mani del nemico. La stessa sorte toccò a Catone, che si tolse la vita a Utica, da cui il soprannome di Uticense. Con la morte di Giuba, inoltre, il regno numida divenne provincia romana e prese il nome di Africa Nova. Completate le operazioni in Africa, Cesare rientrò a Roma nel 46 a.C., celebrando i trionfi in Gallia, in Egitto, su Farnace e su Giuba. Ma poi, alla fine del 46 a.C., ripartì per la Spagna, dove gli ultimi pompeiani, riuniti sotto la guida dei figli di Pompeo, Cneo e Sestio, avevano riacceso le speranze di vincere Cesare. A Munda, nel 45 a.C., l'ultimo contingente pompeiano fu sbaragliato. Solo Sesto Pompeo riuscirà a fuggire, ma ciò non cambierà di molto la situazione, dato che dopo Munda Cesare divenne il padrone assoluto di Roma, sebbene la città, come testimonia Appiano, citando il censimento del 46 a.C., fosse stata colpita da un brusco calo della popolazione proprio in conseguenza delle guerre civili. Mentre Cesare si trovava in Egitto, a Roma venne nominato dittatore per un anno. E non solo, prima di partire per la campagna d'Africa, Cesare aveva ottenuto il suo terzo consolato, carica a cui si aggiunse, a metà anno 46 a.C., la dittatura per 10 anni, con lo scopo di riformare lo Stato, secondo una dettagliata serie di riforme descritta da Svetonio nella vita di Cesare. Seguirono poi altri 2 consolati per un totale di 5 e il titolo di dittatore a vita, nonché ulteriori poteri straordinari. Dopo Tapso, Cesare divenne prefectus moribus, con l'incarico di vigilare sul costume dei cittadini, controllare la regolarità delle liste dei senatori e dei cavalieri e rivestire altresì funzioni molto simili a quelle dei censori. Fu riconosciuta a Cesare la facoltà di sedere tra i tribuni della plebe, con assegnazione della podestà tribunizia che gli conferiva tutte le prerogative dei tribuni, compresa l'inviolabilità personale e il diritto di veto, sebbene fosse materialmente impossibilitato nel ricoprire la carica di tribuno in quanto patrizio. Cesare detenne il potere di stipulare trattati di pace o dichiarazioni di guerra senza il bisogno di consultare il popolo e il Senato. Poteva presiedere all'attribuzione delle magistrature, designando i suoi candidati alle elezioni e assegnando ai propri legati le province pretorie, e infine gli fu attribuito il titolo di imperator e di padre della patria.
Cesare naturalmente mise mano personalmente o tramite i suoi magistrati a una lunga serie di riforme. Ad esempio, aveva concesso il perdono ai condannati politici e agli esuli che erano dunque rientrati a Roma, si era dimostrato favorevole alle facilitazioni per i debitori con l'acqua alla gola ed aveva esteso la cittadinanza romana conferendola perfino agli abitanti della Transpadana. A Roma, inoltre, Cesare dovette fronteggiare una profonda crisi del credito dovuta alle guerre civili, una crisi che ebbe come infelice conseguenza la rarefazione della produzione monetaria. Ne avevamo già avuta una in precedenza nel 60 a.C., ai tempi della congiura di Catilina, ma la crisi sotto Cesare sembrò più grave. Pertanto, chi non si fosse trovato nelle condizioni di saldare il debito con il proprio creditore sarebbe stato inevitabilmente costretto a cedergli i propri beni, valutati però sulla stima che avevano prima della crisi monetaria. Altre misure cesariane furono il condono degli interessi di 2 anni, quello degli arretrati degli affitti dell'ultimo anno e infine la limitazione della quantità di denaro liquido che ciascuno poteva detenere. Il census venne inoltre riorganizzato e razionalizzate le distribuzioni frumentarie. Fu stabilito altresì che chi non aveva fissa residenza a Roma non poteva usufruire delle distribuzioni, anche se il contesto del decreto pare fosse in realtà molto più ampio. Cesare decretò poi che i censimenti potevano avvenire localmente nelle comunità di appartenenza senza il bisogno di registrarsi davanti ad un magistrato a Roma e la distribuzione frumentaria sarebbe avvenuta sempre in loco per evitare di prendere d'assalto l'urbe. Quindi ciò non significa che i non residenti a Roma perdevano il diritto alle distribuzioni frumentarie. Inoltre, Cesare rinnovò le file del Senato portando i membri da 600 a 900 e tra di loro vi erano parecchi seguaci di Cesare, ricchi cavalieri, figli di proscritti sillani e persone che non solo provenivano da municipi italici, ma anche da varie parti di quello che sarebbe poi diventato l'impero di Roma. I questori da 20 divennero 40, gli edili passarono da 4 a 6, i pretori raddoppiarono il loro numero da 8 a 16 e i seguaci di Cesare beneficiarono di facili carriere politiche, aggiungendo il fatto che le qualifiche censitarie furono notevolmente abbassate per ammettere nuovi esponenti nell'ordine equestre. E ancora, le giurie dei tribunali vennero nuovamente ripartite in maniera equa tra senatori e cavalieri, esclusi i tribuni erari, con l'introduzione di pene severe per evasori fiscali e simili. Le cariche dei governatori erano soggette a un limite temporale, 1 anno per i propretori e 2 per i proconsoli. Ogni sperpero fu regolato e puniti coloro che avessero infranto la legge. I cittadini fra i 20 e i 60 anni residenti in Italia non si sarebbero dovuti assentare dal paese per più di 3 anni. I collegia tornarono alle funzioni originali di corporazioni religiose o di mestiere. Il grano, prima di essere distribuito ai più bisognosi, doveva passare numerosi controlli per verificare effettivamente se i richiedenti fossero degli aspiranti legittimi. E ancora, i veterani di Cesare poterono usufruire di vari terreni, tanto che Roma conobbe una notevole ristrutturazione urbanistica ed edilizia che non solo migliorò l'aspetto dell'urbe, ma fornì anche lavoro a molte persone in cerca di un'occupazione. Si detrassero nuove colonie, 80.000 a detta di Svetonio, nella Gallia, a Corinto, in Spagna e in Africa. Venne poi concessa ai Transpadani la cittadinanza romana nel 49 a.C., permettendogli di abbandonare definitivamente lo Ius Lazii. La Cisalpina la otterrà più tardi e pare fosse nelle intenzioni iniziali di Cesare autorizzarla anche per la Sicilia. Per combattere la disoccupazione si obbligarono i proprietari di terreni
a impiegare non meno di un terzo degli uomini liberi e con l'apposita Lex Iulia Municipalis Cesare riordinò tutti i municipi di Roma dal punto di vista amministrativo. Su una tavola bronzea, ritrovata a Eraclea in Lucania, è stata addirittura conservata una parte del testo di quella che doveva essere la legge che regolava le operazioni di censimento cittadino. E in ultimo Cesare attuò poi una riforma del calendario civile, servendosi della consulenza dell'astronomo alessandrino Sosigene, riforma che, malgrado la correzione introdotta nel 1582 da Papa Gregorio XIII, ancora oggi regola l'alternarsi di anni ordinari e bisestili. Ci si chiede allora se il progetto cesariano fosse finalizzato a ristabilire una nuova monarchia o si potesse ancora parlare di repubblica. Indiscusso è il potere che Cesare si ritrovò nelle mani e che portò alcuni storici a vedere nel suo governo una monarchia, appunto, contrapponendo Cesare a Pompeo, le cui idee avrebbero anticipato il disegno augusteo in accezione di recupero degli ideali repubblicani. Inoltre, il fatto che Cesare si fosse attribuito la tribunicia potestas, abbia fatto coniare monete con il proprio volto e si sia addirittura dedicato un mese, Quintilis, che divenne infatti Iulius e dunque luglio, per forza di cose associava a Cesare un potere di stampo palesemente autocratico. Cesare era davvero diventato il padrone della città e cominciava a profilarsi il problema relativo alla concentrazione dei poteri nelle mani di un solo uomo, peraltro così ambizioso. E inoltre la decisione di Cesare di farsi raggiungere a Roma da Cleopatra con suo figlio non piacque a tutti. Insomma, una serie di fattori contingenti contribuì ben presto a creare un clima di forte ostilità tra chi non aveva mai simpatizzato per Cesare fino in fondo. Nel 44 a.C. Cesare stava preparando una grande campagna militare contro i Parti, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche suo nipote, che poi Cesare adottò come figlio, il giovane Ottaviano, futuro Augusto. Una campagna militare mirata, in un certo senso, a ristabilire l'equilibrio in quei territori dove Crasso aveva fallito. Pare che a Roma girasse un oracolo che profetizzava che i Parti avrebbero potuto essere sconfitti solo da un re, e che ciò avesse fomentato a dismisura le aspirazioni monarchiche di Cesare. Fu allora ordita una congiura guidata da Marco Giunio Bruto, Caio Cassio Longino e Decimo Bruto. Il giorno 15 marzo del 44 a.C., durante le Idi, Cesare, recatosi in Senato a presenziare un'assemblea, venne trafitto da una serie di violente pugnalate, cadendo nella curia di Pompeo, per ironia della sorte, proprio ai piedi della statua del vecchio nemico, dove all'epoca, in veste straordinaria, il Senato si era riunito. Racconta Svetonio che il segnale d'attacco fu dato da Tillio Cimbro, che spintonò Cesare. Quando Cimbro gli si accostò come per chiedergli qualcosa con insistenza, Cesare subito si accorse della stranezza del gesto e lo invitò più volte a posticipare la questione. Tillio alla fine lo aggredì e Cesare gridò: «Ma questa è vera violenza!». Uno dei casca allora lo ferì sotto alla gola, al che Cesare prontamente gli infilò il suo stilo nel braccio, ma poi, uno ad uno, i senatori lo accoltellarono fino a un numero di 23 colpi. Cesare non proferì parola. Pare che solo a Bruto disse in greco la famosa frase «Anche tu, Bruto, figlio mio», e poi spirò. I congiurati dapprima volevano buttare il corpo di Giulio Cesare nel Tevere, ma sembrava chiaro che Marco Antonio, allora console,
e Marco Emilio Lepido, Magister Equitum, non l'avrebbero mai permesso. Plutarco, nella vita di Cesare, ci lascia un'altra scioccante testimonianza del barbarico omicidio di Cesare, ma differente tuttavia in merito ad alcuni particolari. Ad esempio, Plutarco ci dice che Casca colpì Cesare, ma preso dall'emozione non riuscì a sferrare un colpo mortale, procurando a Cesare solo una ferita alla gola piuttosto lieve, tanto che lo stesso Cesare riuscì a fermare la lama con le sue mani. Tra le grida, Cesare, ferito, si rivolse poi a Casca, chiamandolo «Disgraziatissimo Casca, cosa fai?» e appellandosi successivamente a un senatore chiamato da Cesare fratello e dicendogli nello specifico «Fratello, aiutami», ma nessuno fece nulla. Fu però nel momento in cui Cesare vide Bruto armato a sua volta in procinto di sferrare un colpo all'inguine che Cesare comprese che quella era la sua fine e così, senza dire nulla, si coprì il volto con la toga e cadde ai piedi della statua di Pompeo insanguinandola. Anche Plutarco, come Svetonio, menziona il numero di 23 coltellate, ma dall'autopsia eseguita su quel povero corpo pare che solo 2 ferite furono effettivamente mortali. Il 15 marzo del 44 a.C. moriva dunque Giulio Cesare, un uomo che cambiò di fatto le fattezze della politica a Roma e che avrebbe continuato, anche dopo la morte, a influenzare il destino dell'urbe, fino a cambiare per sempre il volto e la storia della città eterna.